Buongiorno a tutti quanti. Oggi un bel po' di novità molto carine e quindi andiamo nel far vedere il Blaze della Pearl. Bella scatolina, e te lo aprite, tac. Dentro trovate la salviettina, vi mettono delle rondelle in Teflon per proteggere il fissaggio, un pacchettino di lamette e dentro c'è la piastra, rasoio, manico. Allora, a gusto mio l'unica cosa che non mi fa impazzire è la lunghezza del manico. Per me massimo 8 cm e mezzo, qua mi sa che quasi 10, anche se non l'ho misurato. Se ci fosse stato un centimetro in meno sarebbe stato meglio. Proviamolo. Molti dicono che aveva la testa molto simile all'italico, però di queste teste qua ce ne sono una valanga che si assomigliano, quindi vediamo piuttosto come va in rasatura. Io ci ho già fatto un giro un paio di giorni fa, però sarà stata una giornata brutta, sarà stato che ci ho abbinato il sapone sbagliato, sarà stato chissà che cosa, mi sono distrutto qua, quindi se vedete qualche red point mi si riapriranno quelli di 2 giorni fa. Ritestiamolo oggi con un setup più sicuro, ecco, così vediamo come si comporta. Come sapone e after, Have a Great Shave, Great Shave. È produttore greco, fa veramente degli ottimi prodotti a prezzi direi più che ottimi. Li si trova sul sito Rinama, adesso da questo mese faranno anche i tallovati. Questo è vegetale. Profumazioni ottime, anche se questa, devo dire la verità, tra tutte quelle che ho sentito, le ho sentite quasi tutte, è un po' la più delicata, diciamo, ecco, quindi per chi piace quelle profumazioni abbastanza eleganti, ma ma delicate, questo qua, diciamo, è il più adatto. Le altre hanno profumazioni più spinte. Però mi piace comunque, buono. L'avevo già testato con la profumazione del Paco Rabanne Invictus. Un'altra bella, questa non è una novità perché l'abbiamo già provato questo marchio, però lo riutilizziamo. Un'altra bella novità, ho voluto testare un po' di cose di questo marchio. E devo dire la verità che lo avevo un po' sottovalutato, perché come sapete io sono un fan degli Oumo. Body Brush. Avevo un po' sottovalutato perché anche nel negozio online non ti attira tanto a vedere i manici, è un po' tutto scomposto, ma proprio perché essendo più produttore quasi che venditore, tra virgolette, ti puoi fare veramente tutto su misura come piace a te. E questa secondo me è una gran bella cosa, basta che vi iscrivete in chat e sono veramente molto disponibili. Il pennello, guarda, io non me l'aspettavo, qualcosa di spettacolare, con inserti in legno, resina e legno, ne ho un altro qua che proveremo in un altro momento, con un ciuffo Manciuria, cioè ben, questo è tutto legno, stabilizzato. E questo, cos'ha di particolare? Questo è un Silvertip. Era un po' che non volevo più prendere il Silvertip, però mi ha assicurato che hanno dei ciuffi che fanno loro a mano e che sono qualcosa di veramente valido. Ho detto diamogli questa possibilità. E difatti, ragazzi miei, non mi aspettavo una spina dorsale così, non me l'aspettavo. E la cosa bella di questi qua sono che tac, staccate il ciuffo. Volete il sintetico? Quindi cos'è che vale per questa cosa? Che se voi vi fate fare un bel manico di alta qualità, proprio come piace a voi, anche spendendo qualcosa in più, dopo, tac, basta solo che vi comprate i ciuffi. Ragazzi miei, è una bella cosa questa. Una gran bella cosa. Comunque oggi andiamo di Silvertip, perché ero proprio curioso di vedere come lavora. Eccolo qua. Tac. Bene, avanti. Rasoio armato di lamette Gillette, le King.
ciotolina di Elizabeth che mi tiene caldo il pennellazzo. Ok, ci mettiamo un po' di Noai questa volta. Probabilmente l'errore che ho fatto un paio di giorni fa, anche perché ho usato un sapone che insomma che faccia proprio pietà, Grooming Death Ether base Kairos, però per quanta acqua mettevo non riuscivo a dargli scorrevolezza, ma nello stesso tempo il sapone era molto protettivo, tanto che non sentivo le lame in viso, e quindi secondo me, non conoscendo il rasoio, non riuscivo a capire cosa stavo facendo in viso, cioè non sentivo le lame, non sentivo l'angolo, e quella cosa lì mi ha completamente mandato fuori fase. Ecco perché quando si testa qualcosa, di solito un rasoio, una lametta così, è sempre meglio avere delle basi solide su tutto il resto, altrimenti rischiamo di fare delle figuracce. So che tante volte quando sono per conto mio mi faccio i miei test, mi faccio le mie prove qua e là, e a volte si capita anche di fare qualche errorino. Io ci ho fatto solo un montaggio in viso con sto ciuffo, e la cosa che mi ha un po' stupito più di tutto è che non mi ha fatto voglia di infilarci le dita nel ciuffo, cosa che quasi tutti i Silvertip mi hanno sempre un po' spinto a fare. E sta cosa mi ha abbastanza, insomma, dato una bella sensazione. Io avrò provato una decina di Silvertip, non ho mai provato roba di chissà che costo fatto a mano, quindi non posso, diciamo, non voglio giudicare e dire che tutti i Silvertip siano troppo floppy, ecco. Però quelli che ho provato io non mi hanno mai dato una bella sensazione, ecco. Vediamo questo. Anche perché comunque qua non parliamo di 200-300 euro, ma parliamo comunque di un ciuffo che costa una cinquantina di euro. Fatevi anche un bel manico e magari coi ciuffi intercambiabili, sì, insomma, avete la possibilità comunque di non svenarvi, ecco. E non metto in dubbio che ci siano magari dei Silvertip a 150-200 euro che siano ottimi, non voglio dire. Cioè, allora, si sente che è un Silvertip, non posso dire che non si sente, però riesci nello stesso tempo a permetterti di bei massaggi circolari senza darti quella sensazione di straccio. E questa è una gran bella cosa, secondo me. Vedete, il Lotus Tip della Umo è molto più morbido di questo. Quello è quasi al limite, quello. Ragazzi, spettacolo, sto sapone per me è uno spettacolo e basta. Ok, proviamo questo Blaze.
infatti adesso riesco a... Allora, ha un bel taglio preciso, Ha un bel taglio preciso, c'è da dirlo. Dopo vi dirò anche cosa ne penso un po' anche del prezzo, delle finiture e via dicendo a fine rasatura. Tanto adesso vediamo come taglia. Dunque mi sento di dire che ad oggi questo è il Silvertip di più alta qualità che ho provato. Comunque ci sono manici da 20-30 euro, volendo con 70 euro ti porti a casa il pennello Silvertip con ciuffo così, di questa qualità qua, è veramente tanta roba ragazzi. Cioè. Però io spenderei qualcosa in più, mi faccio fare veramente un gran manico, magari con questi ciuffi intercambiabili e... Ha la lama, secondo me, al limite come esposizione. Esposizione intendo quanto esce dal cap, perché rischi un po' che vibri, però per adesso mi sembra di non sentire l'effetto saltellamento. Poi dipende molto anche dalla barba che avete. E dalla pelle sotto la barba. Nel senso, se avete una pelle resistente o avete una barba morbida non avete problema. Siccome a me avete una barba dura e la pelle delicata, la lama vibra e vi fa danno sotto. Secondo me un manico più corto aiuta. La prossima volta voglio provare a montarci un manico più corto, perché lo trovo un po' scomodo. Bello da vedere, ma scomodo da usare. Vado a prendere un altro pelo di sapone. Ok, che facciamo i ritocchini
Tra l'altro una cosa che mi piace anche di sto marchio, io non vado matto delle creme troppo morbide, è che ha un bel impasto duro, quindi comunque è un sapone che vi dura anche nel tempo, eh. Aggiungiamo un filo d'acqua. Non lo so, a me sto rasoio non mi sta tanto convincendo. Primo in posti un po' scomodi, la testina non la trovo maneggevole. Nelle prime due passate ti dà un taglio bello sicuro, ma quando arrivi ai ritocchi e al contropelo, purtroppo, sul mio viso, probabilmente proprio per questa esposizione che ha la lama dal cap, sento proprio che vibra. E quindi mi dà imprecisione di taglio e la sento sulla pelle. No, non è male, magari la maggior parte, magari la maggior parte di quelli che lo proveranno gli piacerà, se non hanno le difficoltà che ho io in viso, ma sul mio viso no. Sul mio viso no, non ci siamo. Non ci siamo perché non ha un taglio preciso, lo si sente solo nelle prime due passate, perché comunque la lama, essendo un po' esposta, ti dà quella sensazione di precisione, ma dopo nel contropelo, dove trova difficoltà in certe zone qua, non riesco proprio ad arrivare in profondità. Comunque sento sempre che la lama vibra. Vedete, qualche micro rand point me lo fa scappare proprio perché senti la lama che non è precisa. No, non mi è piaciuto tanto. Un'altra cosa che ho notato, vediamo se si vede, non so se si vede da qua. Comunque, se voi, questa zona qua, non so se è solo il mio, però ti dà l'impressione di essere leggermente storto. Forse è stato quando è stato rettificato questa parte qua, è stata fatta un po' storta e quindi tu quando lo avviti vedi che si muove un po'. Non è niente di che, però è un po' bruttino da vedere. Tutto sommato il resto non è fatto male come rasoio, costa una quarantina di euro, spedito anche su Your Shaving. È bello da vedere, c'è una bella scatolina e comunque è fatto bene ed è un bel rasoietto. Per uno che non ha grosse pretese o non ha grosse difficoltà,
magari ci si può trovare anche bene, però personalmente a me non è tanto piaciuto, ecco. Secondo me un italico è molto più preciso, ha la stessa profondità di taglio, lo trovo più versatile, più gustoso, insomma, ecco, ma anche un Razor Mentor, sono tutti rasoi che comunque a questo livello qua di taglio li preferisco di gran lunga, no, questo rasoio qua a me non ha preso il cuore, mi dispiace. Great Line, eccolo qua. Ave a Great Shave. Un nome un po' più facile, ma sono io che con l'inglese faccio pietà. È un prodotto fantastico, perché ha buona protezione, buona scorrevolezza, ottime profumazioni, anche se questa, come ho detto, è un po' leggerina, però è un buon prodotto e il prezzo, il costo sarà che sono anche in Grecia, ma è ottimo. Cioè, qualità-prezzo non ci sono storie. Purtroppo, se non superate gli 80 euro, la spedizione costa. Quindi vi conviene mettervi d'accordo magari con qualcuno e prendere, non so, 2-3 set, insomma, ecco, in modo da avere le spedizioni gratuite. Aftershave ottimi. Alcolici però non bruciano tantissimo, sono lenitivi in viso, molto molto piacevoli. Quindi super super promosso. Cosa dire di questo Botti? Ragazzi, è un gran pennello, il miglior silver tip che io ho provato fino ad oggi, e quindi sicuramente tanta roba, anche il manico, una resina bella importante, c'è in mano, si sente che è veramente di buona qualità, questi inserti in legno sono spettacolari da vedere, anche il fatto da poter comprare solo i ciuffi e metterli sullo stesso manico, compri 2-3 ciuffi a buon prezzo e dopo te li metti sullo stesso manico, è una gran bella roba, quindi super super consigliato, mi piace tantissimo, sono curioso di provare anche il tasso to bend che ho preso e anche il sintetico. Ho preso anche un paio di saponi, anche se quelli non mi convincono granché, però li proveremo. E niente, dai, io ho detto la mia. Allora, come vi ho detto, se non avete grosse difficoltà di pelle troppo delicata o di pelo troppo duro, questo rasoio qua vi potrebbe anche piacere, però, vedete, è inutile. Questa esposizione qua, che non è sintomo di maggior taglio, sia chiaro, è proprio una cosa progettuale. Nel mio viso vibra troppo e si sente, cioè sento proprio la lama che ogni tanto si pianta sul pelo, fa fatica a passare oltre, quindi lì fa il danno, non ci sono storie. Peccato perché anche esteticamente tutto sommato era bello, magari stando un po' più attenti sì, a fare magari il manico un po' più dritto qua, insomma, ecco, un pochettino più di attenzione, la sua bella scatolina e tutto, era un bel rasoio. Poteva veramente essere anche un buon competitor dell'italico, 10 euro in più però, anche se quello in acciaio e tutto, però ho visto che gli ultimi hanno un po' calato di qualità il manico, perché la testina è in zama, però per me resta molto superiore di questo qua, mi dispiace. Bene, ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!